Ciao! Oggi vi mostro come poter realizzare questo simpatico pupazzo di neve con il riciclo creativo. Prima di tutto utilizziamo un vasetto di vetro, questo qua è della conserva, normalissimo. Lo ricopriamo con un pezzettino di tubolare elastico. Incolliamo un pochino la base e blocchiamo un attimo la parte sotto del nostro tubolare. La misura del tubolare è facile da prendere, è sufficiente appoggiare sopra il vasetto che avete scelto, in questo modo qui. Foderiamo un attimino la parte sopra del nostro vasetto perché sfilaccia e non è bellissima da vedere. Quindi sempre aiutandomi con la colla ricopro tutto il fondo, la parte sotto del tubolare. Posso utilizzare qualsiasi tipo di passamaneria purché ci stia con i colori che ho scelto per il mio pupazzo di neve. In questo modo chiudo e taglio. Questo sarà il mio dietro dove c'è l'aggiunta. Ok, ora nel mio caso, in questo caso, questo progetto qui, con un fil di ferro io avvolgo la parte al collo del mio vasetto perché poi voglio attaccarci sopra un cartellino con scritto Buon Natale, quindi lo metto adesso. Qualsiasi altra tipologia di, come nel nostro caso in questo pupazzo di neve, i rametti dietro li posso mettere anche alla fine. Perfetto, mi guardo per davanti il corpo del mio pupazzo e ci metto questo tipo di nastrino che è lo stesso che ho messo sotto. Facciamo un nodo bello stretto, così tutto resterà fermo e poi mi aiuto con un fiocchetto per fissare il tutto. Io ho scelto questo tipo di nastro, chiaramente potete usare anche dell'argento o dell'oro per restare in tema natalizio. Metto della colla e fisso tutto il mio fiocchetto qui sotto. Ok, regolo un po' le punte e ci siamo. Poi tanto me lo sistemo verso la fine. Adesso svitto il tappo e lo fodero con un cerchietto di panolenci, di feltro o quello che ho in casa. Sparo della colla tutta attorno al mio, anche un po' all'interno del tappo e appoggio sopra il mio cerchietto. Premo bene in modo che sia ben attaccato perché poi qui andrà la testa e deve tenere fermo tutto il lavoro. Poi calcolo più o meno, nel mio caso lo spessore è circa 1 centimetro, ho tagliato una strisciolina dello stesso materiale di 1 centimetro e naturalmente lo incollo tutto attorno anche perché il mio tappo è rosso e il mio pupazzo è verde, quindi è più bello se è tutto ricoperto della stessa tinta. Ok, arrivo fino alla fine, chiudo e taglio. In questo modo ho in qualche modo preparato il corpo del mio pupazzo. Ora, pallina da 50 mm e con un pezzo di maglina, io ho trovato una maglina elastica, disegno un cerchio in modo abbastanza grossolano in realtà, nel senso che è difficile stabilire una misura esatta del cerchio per questo materiale perché, la maglina ha elasticità diverse, in questo modo si allarga di più, in questo meno, dipende da che cosa trovate. Quindi fatelo anche abbastanza abbondante questo cerchio, una bella filza tutta attorno, la termino. Di qua, ok, faccio gli ultimi 2 punti e poi stringo attorno alla mia pallina di polistirolo il cerchio di maglina. Tiro, non viene un lavoro bellissimo naturalmente perché questo tipo di maglina appunto ha dell'elasticità diversa, ma non ci interessa un granché perché tutta questa parte verrà poi ricoperta dal cappellino. E chiudo e fisso
la maglina attorno alla testa di polistirolo del mio pupazzo di neve. Così, ok, e taglio. Adesso lavoriamo la testina e quindi un po' di fard per le guance. Io uso una spugnetta, potete usare anche un pennello. Se usate una spugnetta tirate molto bene il colore, più lo tirate e più si amalgama, anche proprio così con forza. Uno e di qua. Tenete ben stretto con le dita la pallina e la maglina e poi scegliete voi la tonalità di rosso. Nel sito www.craftonline.it troverete anche il cartamodello. Io ho messo sia il cerchio della testina, ma l'ho fatto in base appunto alla mia misura, sia il disegno, il triangolino del nasino. Lo ritaglio, lo disegno naturalmente sul panno lenci, tinta senape possibilmente, che è un po' più bello dell'arancione vivo. Lo ritaglio, ci metto un pochino di colla su uno dei due lati e lo chiudo in questo modo qua. Eccolo qua, sembra un po' una carota. Ci metto un pochettino di imbottitura all'interno, mi aiuto magari con lo stecchino, basta veramente pochissima imbottitura, la infilo. Adesso con del filo nero simulo la carota, le varie venature che hanno le carote, quindi parto dal centro, esco e faccio come dei piccoli tratteggi fatti con questo filo, quindi entro qua, esco un po' più in là, calcolo che il mio filo fa questo lavoro qua, quindi esco un po' più in qua, poi rientro un po' più in là, un po' a caso. Alla fine esco sulla punta del mio nasino carota e rientro in modo tale da poter tirarlo, vi faccio vedere, esco e tiro un po' il filo, così questo nasino si arriccia un po', gli dà l'aspetto un pochino più simpatico e soprattutto poi non sembra il becco di un uccellino, perché più o meno si possono fare allo stesso modo. Fisso il filo, lo taglio, inserisco un po' di colla qui intorno al buchino e lo posiziono al centro della mia testina. Tengo fermo un attimo perché ci vuole un secondo di più perché si incolli. Ok, facciamo gli occhietti, quindi utilizzo dell'acrilico nero, un bulino, una punta anche di un pennello o un bulino abbastanza grosso, faccio un cerchio, giro anche un pochettino perché sennò vengono troppo piccoli rispetto alla testa, uno, e poi ne faccio un altro dall'altra parte, due. Allora, prima il nero e lascio un attimo che si asciughi il lavoro perché ci vuole un pochino di più. Nel frattempo io preparo il cappellino che è fatto con lo stesso materiale, stesso tubolare del corpo. Dovete girare il tubolare al rovescio e fare 2 cuciture parallele al centro, una di qua e poi subito una di là, in modo da poter tagliare in mezzo e ricavare 2 tubolari. Così uno serve per fare il cappello e l'altro può essere utilizzato per fare un altro pupazzo di neve, ma in questo modo non si butta via materiale. Quindi io l'ho già fatto, faccio una bella filza tutta attorno da una delle 2 parti aperte, la chiudo in questo modo qua, tutta attorno, ecco qua, stringo bene e chiudo bene, ok, e taglio via.
perfetto. Giro sul dritto il mio tubolare cappellino e se voglio avere l'effetto come questo che sta un pochino su, ci posso inserire all'interno, io uso i nettapippe, gli stoppini, che sono questi materiali così, che sono molto morbidi, li inserisco all'interno, taglio via la parte che fuori esce, ok, metto il cappellino nel mio pupazzo di neve in modo tale da coprire anche tutta la cucitura dietro. Poi lo alzo da un lato, metto un goccio di colla e aggancio il fil di ferro o il nettapippe, dipende quello che avete trovato, e lo copro col cappellino. Faccio lo stesso dall'altro lato. Goccino di colla, appoggio il fil di ferro, quello che ho trovato, e poi accompagno un pochino il cappellino sopra, così si nasconde il tutto e tutto rimane fermo, bello fermo. Ci metto un goccino di colla anche qua, così il cappellino non scappa via. Così. Metto il mio bel pompon in cima al cappellino, un campanellino, un fiocchetto, quello che si ha a casa. Perfetto. A chi piace, giusto per cambiare, gli si può mettere anche un po' di pellicetta attorno, così sembra veramente un cappellino invernale. Metto tutto attorno la mia pellicetta. Così fino a dietro e taglio. Ok. Ora metto abbondante colla sotto la testa, magari anche un po' qui sopra il coperchio, così, e appoggio, aspettate che lo guardo, e appoggio e tengo ben fermo il mio pupazzo di neve. Spero che sia dritto perché io non vedo nulla. Ecco, ok. Adesso sempre con la maglina che ho utilizzato per il viso, ho creato un tubolare, ho soltanto fatto una semplicissima cucitura lungo tutto una parte della maglina, seguendo il verso della maglina. Infilo questo tubicino che è fatto apposta per poter girare sul dritto, materiali molto stretti, questo crolla, ok. Ok, giro sul dritto il mio tubolare. E adesso mi giro il mio pupazzo verso di me, ma ci metto la sciarpina. Appoggiamo giù così potete vedere e annodo la mia sciarpina. Posso metterci anche dei pompon alla fine o dei fiocchetti, quello che si vuole. Con la sciarpina copro un pochino tra la base, tra la testa e il tappo. Ok, lavoriamo un pochino il cappello. Io qui avevo messo appunto questo fil di ferro dietro e ci attacco il mio Merry Christmas. Aspettate che si incolla un pochino, l'abbasso così lo potete vedere meglio. Ok, alla fine possiamo decorare un pochettino il vestitino del nostro pupazzo di neve con bottoncini, campanellini. Io avevo dei fiocchetti di neve, perfetti tra l'altro, così, incollati. All'interno, come ho fatto in questo caso qui, vedete che si può ancora svitare, ho inserito delle lucine di Natale, quindi si chiude e il nostro pupazzo di neve è pronto ad illuminare le vostre feste. Grazie!